Il classico degli alimenti della cucina mediterranea e della cucina italiana, la pasta, necessario quasi per la nostra dieta e per la nostra alimentazione. Ciao a tutti, sono Mirko Villa del ristorante Roma di Gessate, sono qui per presentarvi la pasta e oggi la prepareremo nella maniera più tradizionale possibile, con semplicemente della farina di grano duro e delle uova. Le dosi sono sempre 100 a 1, cioè 100 grammi di farina e un uovo. Per cui cominciamo con il disporre la farina a fontana sulla spianatoia. Facciamo un buco centrale, aiutandoci con una forchetta, nel quale metteremo le uova. Le uova vanno utilizzate intere. Con una forchetta cominceremo con l'amalgamare le uova, rompere i tuorli. Quando le uova cominceranno a essere ben amalgamate con la farina, incominceremo ad utilizzare le mani. All'inizio vi sembrerà di non impastare niente, perché l'impasto risulta essere sempre molto morbido, ma più il tempo passa, e si tratta semplicemente di qualche minuto, più l'impasto diventa robusto. Come vedete si è già indurito parecchio. La dose totale che sto impastando oggi sono 500 grammi di farina e 5 uova. Diciamo che può essere tranquillamente sufficiente per 7 persone. Quando proprio non avete tempo di andare in palestra, fate la pasta. Quella pubblicità di qualche anno fa che diceva la forza di 20 braccia può venirvi utile e venirvi in mente in questo momento. Durante la preparazione di questa pasta potreste anche provvedere all'aggiunta di un cucchiaio di olio e un pizzico di sale, che però non è indispensabile. Diciamo che l'olio potrebbe essere utile, vi facilita un attimino l'impasto e lo rende molto più elastico dopo nel momento della stesura. Dopo un quarto d'ora di impasto potrebbe anche essere pronto per essere messo a riposare. Vedete che è bello liscio e di colore omogeneo. A questo punto lo incartiamo nella pellicola, pronto per essere messo a riposare un paio d'ore in frigor. Passate le nostre 2 ore, tiriamo fuori la pasta dal frigor. Si è raffreddata, si è ben rappresa. Per ovvie ragioni mi faccio aiutare dalla mia fedele sfogliatrice, semplicemente perché i quantitativi di pasta che produco sono tali da giustificare l'aiuto di una sfogliatrice del genere. Però anche a casa potreste utilizzarne una di dimensioni più piccole, sempre aiutandovi col motorino. Per cui procediamo con la stesura della pasta. Come vedete facciamo un primo passaggio, facciamo un secondo stringendolo un pochino, stringendo lo spessore, e poi li uniamo tutte e tre. Ecco qua. Oltretutto, ripiegandola facciamo una sorta di rimpasto che ravviva la pasta stessa. Ecco qua. Quando si arriva a stenderla ad uno spessore vicino a quello che vi piace, che siete abituati ad avere, magari una spolverata di farina vi dà una bella mano. La nostra pasta è stesa, la nostra pasta è pronta per essere tagliata. Dunque procediamo ora a tagliarla, faremo delle classiche tagliatelle. Ecco qua. Una volta tagliate, la cosa da fare è questa: le stendiamo. Di conseguenza procediamo con lo stendere nello stesso identico modo le tagliatelle. Bisogna stare attenti che le tagliatelle non si sormontino, altrimenti in fase di asciugatura chiaramente si appiccicano. Ecco fatto. Questa pasta potrete lasciarla ad asciugare per mezza giornata, diciamo grossolanamente, dipende un pochino dalle condizioni atmosferiche. Se la fate asciugare
in ogni caso 3-4 minuti è pronta. Se noi la buttiamo nell'acqua adesso, nel giro di un minuto è già pronta. Questo è il risultato che ottenete dopo 6 ore di stesura della pasta. Tutte queste mie spiegazioni per convincervi che la pasta fatta in casa, oltre ad essere la migliore in assoluto, è anche una preparazione veloce, una preparazione che può farvi fare una gran bella figura con i vostri amici, con la vostra famiglia. Naturalmente, se non avete tempo, se non avete voglia, ci siamo noi a disposizione con le nostre paste già pronte che potrete trovare sul sito Italymood. Ce n'è qualche esempio qua: una pasta al nero di seppia, una pasta con la farina di segale e la classica tagliatella all'uovo. Naturalmente nei vari formati: tagliatelle, pappardelle, tagliolini, tonnarelli e chi più ne ha più ne metta.